Benvenuti a Chi Assaggia, un format sull'amore per il vino e per fare gran figura quando il cameriere arriva al tavolo, stappa la bottiglia e chiede chi assaggia. Come sapete, in ogni puntata daremo 3 risposte a 3 domande sulla tecnica e le curiosità, ma anche i luoghi comuni della sconfinata cultura del vino. In questa puntata parliamo di bianchi fermi delle terre orientali del Friuli e delle Grave e lo facciamo con la guida di Extra Wine, un portale dove potrete acquistare il vino ideale per le vostre degustazioni. Ed è qui con noi Alessandro Pazienza, uno dei soci di Extra Wine. Alessandro, tra i molti vini del portale, oggi dove ci porti? Ciao Roberto, benvenuto. Oggi siamo in Friuli, questa meravigliosa terra, e siamo da Torre Rosazza, una cantina che produce vini espressione del territorio come il Pinot Grigio, il Friulano o la Ribolla Gialla. Benvenuti a Torre Rosazza, siamo nei colli orientali del Friuli. La caratteristica della nostra azienda è quella di avere i vigneti nei ronchi, dei vigneti quindi terrazzati costituiti dalla ponca, che è il terreno particolare di questo territorio che ci permette di ottenere uve di grande qualità da destinare ai nostri vini. Ma andiamo al sodo col nostro tutorial. 3 domande e 3 risposte tecniche. Prima domanda, Enrico. Quali sono le fasi di lavorazione di un vino bianco? Le 3 fasi principali sono la raccolta dell'uva e la sua lavorazione, la seconda è la vinificazione e la terza è la preparazione per l'imbottigliamento. La cosa fondamentale per noi è la vicinanza tra i vigneti e la cantina. Questo ci permette in 20 minuti di portare l'uva raccolta in cantina e cominciare a raffreddarla per poi lavorarla. La seconda parte, che è la fermentazione alcolica, e faremo partire la fermentazione attraverso i lieviti selezionati. Esatto. Ecco, ci siamo alla terza fase dell'affinamento, quindi l'ultima fase della produzione del vino bianco. L'affinamento è il periodo che è successivo alla fermentazione ed è precedente all'imbottigliamento. Diventa per noi uno dei momenti cruciali perché ci permette di capire come bilanciare il vino che andremo poi a imbottigliare. Seconda domanda tecnica, perché mediamente i bianchi invecchiano meno dei rossi? Io mi ricordo i grandi rossi, Baroli, sono quelli che invecchiano molto, il bianco invece lo bevi prima. Perché questa caratteristica? La risposta è abbastanza semplice, deriva dal fatto che le uve rosse hanno nelle loro bucce e nelle loro polpe dei composti, quali i tannini e gli antociani, che sono degli antiossidanti naturali che quindi difendono il vino rosso di più nel tempo. Ecco. Un'altra cosa importante è il suolo da cui queste uve e su cui vengono coltivate le vigne. La ponca è un suolo molto povero che però è ricco di elementi che permettono anche ai vini bianchi di riuscire a preservarsi nel tempo. È difficile trovare un bianco che va a 30 anni come i grandi Brunello di Montalcino, mediamente così. Ci sono delle situazioni che permettono di allungare la vita e di preservarne le qualità. Però con certi limiti, ecco. Certamente. Perfetto. Allora, terza domanda tecnica, quella sempre più gradita, degli abbinamenti. Incominciamo dagli antipasti. Abbiamo un bel antipasto che può essere appunto un classico formaggio affettato. Che cosa abbiniamo, esatto. Enrico? Come abbinamenti proponiamo la Ribolla Gialla, che è il vino leggermente più fresco rispetto agli altri, a crescere il semiaromatico che è il Friulano e per ultimo il Pinot Grigio. Perfetto. Ok, passiamo a questo punto ai primi.
È un piatto povero, è un orzotto rivisitato in chiave un pochino più ricca, perché invece che usare il salame, usare solo le verdure, è stato guarnito con della trota salmonata di San Daniele. Proponiamo o il Sauvignon come vino aromatico, che si presta sempre bene con tutto il pasto di pesce, o in alternativa un pino grigio, che non è aromatico, però è un pochino più consistente, più armonico, e quindi si adatta molto bene anche all'orzotto. Benissimo, andiamo ai secondi, che notoriamente richiedono vini di una consistenza superiore. Esatto, in questo caso abbiamo un piatto che è una tartare di aringhe con patate e erbette rosse, e l'abbinamento vuole il Sauvignon per il pesce. Diversamente abbiamo il Pinot Grigio per la componente delle patate, che è un pochino più farinosa, quindi abbiamo bisogno di una maggiore sapidità e di una maggiore armonicità, oppure abbiamo il Friulano. Enrico, finiamo questa bellissima domanda tecnica con un brindisi. Vedo che si tratta di una ribolla gialla. Allora, ringraziando Extra Wine e naturalmente Enrico per l'ospitalità qui a Torre Rosazza, andiamo con le 3 curiosità. La prima, il Tokai. Tutti si ricorderanno del Tokai o del Tokai friulano, un vino che però adesso ha cambiato nome, sembra che non ci sia più. Cosa è successo? È successo che a causa di una diatriba con l'Ungheria che produceva un omonimo Tokai, l'Italia ha dovuto cambiare nome. Il vecchio Tokai o Tokai friulano adesso si chiama soltanto Friulano, ma è buono lo stesso. Seconda curiosità, il Pinot Grigio, questo strano nome. Perché Pinot? Allora, Pinot deriva da pin, che in francese significa pino. Perché? Perché il grappolo del Pinot è molto piccolo e gli acini sono molto compatti, sembra un po' una pigna. L'hanno chiamata così i monaci della Borgogna, che sono stati i primi a coltivarlo. Grigio, questo nome è paradossale, un vino rosso, un vino bianco, un vino grigio. No! In realtà le bucce degli acini sono bianche, sono buccia bianca, però hanno delle sfumature violacee e questo lo faceva confondere un po' con un vino a bacca rossa, per cui viene identificato come grigio perché sembra che sia né bianco né rosso. Terza curiosità, il ribolla gialla o la ribolla gialla, un nome particolare. Perché ribolla? Questo nome è per il ribollire lento nei tini durante la fermentazione. Giallo è un po' più facile perché gli acini avevano questo colore giallo, dorato, quasi ambrato, che insomma li caratterizzava quando arrivavano in perfetta maturazione. Non c'era soltanto la ribolla gialla, c'era anche la ribolla nera e la ribolla verde. La ribolla nera era lo schioppettino e la ribolla verde si chiamava così perché faceva fatica a maturare e rimaneva verde un po' più di tempo, oggi quasi totalmente estinta.